Ragazzi, benvenuti dal vostro Luca Talan, come state? Allora ragazzi, prima di iniziare subito questo video, intanto vi volevo annunciare ufficialmente, come già avete visto dall'inizio video, appunto, che abbiamo stretto finalmente una nuova collaborazione. Ieri non ho pubblicato nessun video proprio per questo, perché stavo aspettando l'ufficialità, e finalmente ci siamo, quindi siamo diventati affiliati di Amazon. Quindi vi lascio il link in descrizione, e di Gamivo. Gamivo inoltre abbiamo anche un codice sconto che potete appunto utilizzare per i vostri acquisti. Gamivo è una piattaforma molto importante, insomma molto conosciuta di videogames, quindi una piattaforma videoludica nella quale potete trovare tutti i prodotti, insomma, per le varie console, abbonamenti, giochi e quant'altro, a dei prezzi veramente stracciati. Inoltre con lo sconto riservato appunto da Luca Talan, basta che scrivete Luca Talan, avete ancora uno sconto maggiore appunto. Mentre Amazon, ragazzi, è semplicemente un link appunto di affiliazione, voi ci entrate, non costa niente, non ci sono dei costi aggiuntivi sui prodotti, semplicemente è un modo per supportare il canale, ma è assolutissimamente gratuito in tutti i sensi per voi, quindi ragazzi mi raccomando. Bene, entriamo invece dunque nel video nel vivo del video, scusatemi, questo è il bello della diretta, perché oggi faremo un video molto interessante, diciamo, sempre riprendendo un po' la falsariga degli ultimi pubblicati, dove andremo a parlare di tattica secondaria, delle tacchette, quindi difensivo, offensivo, della tacchetta, quindi quando avete presente quelle barrette che ci sono colorate vicino ai nomi dei giocatori. Ecco, parleremo di quelle e spiegheremo appunto che cosa sono e che diciamo meccanismo utilizzano, e soprattutto andiamo quindi anche ad analizzare di conseguenza la lavagnetta tattica che abbiamo a bordo insomma dello schermo, quel radar, no? Così chiamato radar, perché quello è lo stesso un segnale molto molto importante che ci dà il gioco su come si sta muovendo la squadra. Poi è vero che magari in partita non sarà semplicissimo buttargli sempre un occhio, però bisogna cercare almeno di farlo. Noi adesso, ragazzi, per fare tutto questo andremo in un allenamento, perché è il modo secondo me migliore per vederlo con più calma. Metteremo un avversario non estremamente forte, quindi un livello medio, perché voglio farvi vedere non come si gioca ai football, ma semplicemente come funzionano queste dinamiche. Quindi per evitare di impegnarci troppo insomma nel contrastare l'avversario, ci basteranno dell'avversario che faccia determinati movimenti il gioco, e quindi noi di conseguenza come ci muoviamo. Ok, allora scendiamo subito in campo, ragazzi, come già detto in allenamento. Mettiamo anche la squadra dei sogni, va benissimo, il nostro famoso Dream Team. Togliamo qui le istruzioni che tanto non ci interessano. Allora ragazzi, partiamo dal principio. Il radar, come potete capire, è quello lì che c'è al centro in basso. Vedete che c'è un piccolo campo disegnato? Ok, lì praticamente i giocatori, come potete vedere, c'è la palla che è il puntino giallo e i giocatori che si muovono di conseguenza in campo. Questo praticamente fa sì che noi riusciamo a vedere diciamo come è messa la nostra squadra, come è messa la nostra, ad esempio, difesa, e di conseguenza riusciamo a capire diverse cose da questo appunto. Partiamo dalla prima. Allora ragazzi, intanto se noi, aspetta, ci mettiamo magari l'avversario, impostazione allenamento medio, 11 contro 11. Allora, torniamo indietro dal portiere, però aspetta, no, cambiamo squadra perché si possono modificare le... Ah, ok, sì, si possono modificare. Forse bisogna buttarla fuori per far sì che si aggiornino.
Vediamo così com'è, ragazzi, se si capisce. No. Allora. Mettiamo la Juve. Così almeno siamo sicuri che loro di default ce le hanno bianche. Ok ragazzi, allora vi dicevo, quindi vediamo la lavagnetta tattica. Iniziamo da quella che è quella adesso che ci viene subito di fronte. Vedete che noi muoviamo la palla e i giocatori praticamente si muoveranno di conseguenza. E benissimo, fin qui ci siamo tutti. Ma perché diventa utile la lavagnetta tattica? E qui arriviamo al bello. Perché soprattutto tralasciando insomma i movimenti che chiaramente facciamo in possesso palla, è molto importante quando ad esempio ci attaccano. Allora facciamoli riconquistare la palla, facciamo riconquistare palla alla Juve. Ok. Allora ragazzi, guardate un attimino, io adesso non andrò subito in pressing, però ci è utile per capire anche dietro come siamo messi. Quindi se è il caso eventualmente di utilizzare la levetta per, nel mio caso che muovo con le frecce, se utilizzare la levetta ad esempio per muovere la difesa, per alzarla, per abbassarla, per capire però soprattutto dall'inizio come siamo messi appunto, perché è importante anche poi in chiave di magari rivedere o no il modulo, è importante capire praticamente i nostri giocatori come si posizionano in campo, quindi con questa tipologia magari di moduli e di istruzione che stiamo utilizzando. Quindi è fondamentale, non abbiamo fatto cosa è fondamentale insomma guardarlo. Allora io però ragazzi devo riuscire a dare la palla, perché altrimenti qui forse conviene fare così, mettiamoli magari un minimo più forte perché altrimenti ci spalliamo, e poi li mettiamo ok. Quindi andiamo a vedere meglio in questa circostanza. Quindi l'attaccante insomma avversario ci sta attaccando appunto, e noi dobbiamo cercare di capire come è messa appunto la nostra squadra. Questa è diciamo la funzione basilare che ha praticamente questa lavagnetta, no? Capire come sono messi in campo i giocatori. Ma questa chiave di lettura appunto ci deve andare ad accendere la lampadina appunto in chiave modulo, in chiave insomma capire se quello che stiamo utilizzando, quelle istruzioni che stiamo utilizzando possono essere adatte più o meno per noi. Un'altra impostazione molto importante qual è? Quella di muovere la difesa. Vedete ragazzi che se io muovo la mia levetta analogica sinistra, adesso no che ho ripreso la palla, ma se io muovo la mia levetta analogica a sinistra, vedete ragazzi che la linea di difesa mi si abbassa o mi si alza. Questo magari è diciamo un po' difficile da utilizzare, bisogna essere anche molto bravi a farlo. Quello diciamo è il discorso legato anche al fuorigioco. Perché? Perché in questa maniera, se noi siamo bravi a utilizzarla quando l'avversario ci sta attaccando, questo è un piccolo trucchetto insomma, possiamo tranquillamente alzarli la linea dei difensori e come vedete sarebbero tutti quanti praticamente in fuorigioco. Qui non fischia chiaramente, però quindi ragazzi è utile diciamo utilizzarla, soprattutto come già detto per muovere su o giù la difesa. Io ragazzi è una cosa che vi sto spiegando ma che non utilizzo tantissimo proprio per evitare di creare pasticci, perché è diciamo una situazione che bisogna essere molto bravi a sfruttare. Però ad esempio magari a prescindere dal fuorigioco magari è una soluzione che si può utilizzare quando ad esempio magari siamo su una punizione. Su una punizione ad esempio vogliamo che magari la squadra rimanga un pochino più in difesa e quindi gli abbassiamo un pochino la linea, come? Muovendo semplicemente la levetta, scusatemi, muovendo la levetta così all'indietro. Io ripeto, uso praticamente l'L3.
Però se voi muovete appunto con l'L3 e usate invece le freccette per, diciamo, questa tipologia di comandi, sarà di conseguenza con la freccetta. Gol di Mbappé. Benissimo, quindi questa era la prima fase praticamente che volevo spiegarvi, la prima cosa. La seconda cosa invece dobbiamo entrare nella squadra. Questa, ragazzi, è la squadra che sto utilizzando. Molto importante è la tattica secondaria. Perché? Perché la tattica secondaria è quella tattica appunto che ci permette di avere una variante senza, diciamo, dover per forza cambiare modulo, senza per forza dover cambiare squadra, ma una cosa che attiviamo a nostro piacimento, sì, con un cambiamento di modulo, è vero, però senza dover andare, diciamo, a stravolgere le cose, come invece proprio andando a fare così, ok, cambio formazione. È una cosa che noi attiviamo quindi a nostro piacimento durante alcune fasi della partita. Ad esempio, se io sto giocando con una difesa 4, ok, e a un certo punto della partita voglio mettermi una tattica secondaria, che magari sto vincendo 1-0, siamo all'80°, sappiamo dei minuti bug, eccetera eccetera, voglio quindi mettermi magari un uomo in più in difesa, cosa farò? Attiverò la tattica secondaria e andrò a modificarmi praticamente la mia posizione, quindi la posizione dei giocatori. Ad esempio, vorrei che Fabinho mi facesse questo movimento, quindi mi diventasse un difensore centrale, supponendo che io volessi giocare con una difesa 5, e magari, che ne so, ci andrò a mettere poi un Vieira qui come mediano e un centrocampista come Modric, ad esempio, ma ragazzi è una cosa appunto molto personalizzabile, insomma. Questa posso metterci 2 CC, 2 mediani, questo poi, insomma, la tattica secondaria, quella da utilizzare secondo voi migliore, la potete decidere voi, però è per farvi capire appunto come funziona. Viceversa, se io invece volessi, magari sto con la difesa 4, sto appunto pareggiando e dico vabbè, me la tento, do il tutto per tutto, provo a mettermi una difesa 3, benissimo, quindi cosa faccio? Allo stesso modo, quindi riallargo qui, magari metto di nuovo Fabinho appunto come mediano, ok, quindi mi sistemo un attimino la difesa e vado a dare, ad esempio, supponendo che volessi fare un 3-4-3, mi vado a sistemare in questa maniera, quindi sposto io manualmente i giocatori praticamente in campo. Unica cosa, ragazzi, che non posso fare, come vedete, anche se seleziono un giocatore, non posso andare praticamente a modificargli la posizione, ma dovrei proprio manualmente fare questo movimento così, quindi proprio dovrei dirgli no, non posso quindi cambiarti io in campo, ma devo proprio spostarti fisicamente. Quindi questa, diciamo, che è l'unica pecca di questa tipologia di situazione. Però comunque, ragazzi, è una cosa intanto molto utile, perché questa, studiata prima, magari studiata una bella tattica prima di iniziare la partita, dalle impostazioni di squadra, potrebbe essere molto utile da utilizzare. Possiamo andare a modificare anche lo stile di gioco, ad esempio noi usiamo il contrattacco, magari vogliamo giocare di contropiede e quindi mettiamo ad esempio il contropiede come stile di gioco secondario, mentre lo stile di gioco di squadra con la squadra primaria rimarrà, come vedete, il contrattacco. Quindi molto interessante. Io è una cosa che delle volte utilizzo secondo come si mette la partita, perché magari non voglio far modifiche al modulo essenziale, ma voglio semplicemente giocare 2 minuti al modulo primario, scusatemi, voglio semplicemente magari giocare gli ultimi minuti, ecco, con una squadra un pochino più offensiva, e quindi che faccio? Vi faccio vedere adesso in campo come si fa. Attivo, insomma, la tattica secondaria e gioco praticamente con questa tipologia di meccanismo. Unico consiglio, magari, ecco, dato che abbiamo un allenatore preponderante, nel nostro caso sul contrattacco, magari lasciateci lo stesso stile di gioco, quindi se state usando il contropiede lasciateli il contropiede, il contrattacco lasciateli il contrattacco. Quindi, ragazzi, questa, diciamo, che era l'impostazione essenziale. Poi possiamo andarli a modificare anche le istruzioni individuali, perché noi ad esempio vogliamo che con questa tattica, che ne so, il buon Maicon, quindi vogliamo levare il contropiede alle 2 punte, vogliamo invece che Maicon e Vieira facciano il movimento da linea bassa, e quindi andremo a dare ad esempio a Maicon in linea bassa e anche ad esempio a Vieira.
vogliamo che Vieira comunque ci dia una mano in difesa. E benissimo, e quindi faranno questa tipologia di movimento in fase di non possesso. Andiamo a vedere invece le istruzioni individuali primarie. Come vedete rimangono invariate. Io avevo dato il difensivo e il contropiede a Mbappé e Fabinho e rimangono comunque così, quindi molto 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 interessante. Diciamo una modifica da fare in corso di partita, magari da utilizzare per dire in alcune circostanze di come si possa mettere di come si può mettere appunto la partita, e quindi da utilizzare in questa maniera, quindi molto molto interessante. Allora ragazzi, detto ciò, andiamo quindi a vedere come si muove in campo la squadra. Di conseguenza la tattica secondaria ve la faccio rivedere, ho impostato questa, è soltanto un esempio, chiaramente poi ognuno di noi se la può personalizzare e modificare. Diciamo che io magari consiglio di utilizzare un modulo equilibrato come modulo primario, e poi magari come modulo secondario magari andare a impostare qualcosa di o più offensivo o più difensivo, quindi è inutile metterci un altro modulo secondo me equilibrato, cioè a quel punto andiamo a modificare quello che abbiamo come modulo primario e va bene così. Secondo me come tattica secondaria magari, ecco, voglio utilizzare, sto vincendo 1-0, gli ultimi minuti una difesa a 5, abbasso la levetta e ho la difesa a 5 impostata in automatico. Quindi la tattica secondaria, ragazzi, adesso la andremo subito a mettere. Io cosa faccio? Abbasso semplicemente la levetta, vedete che è uscito difensivo, ok, e la mia difesa in questo caso si andrà a posizionare praticamente a 3. Perché? Perché il modulo teoricamente, come lo chiama qui, offensivo, è quello praticamente di default come modulo primario, mentre il modulo che chiama difensivo è la tattica secondaria sostanzialmente. Quindi ve lo faccio rivedere. Io voglio utilizzare quello offensivo, ok, e i giocatori quindi mi si andranno a posizionare con il modulo praticamente che ho di default. Voglio utilizzare invece il difensivo, quindi il modulo secondario, benissimo. E guardiamo come si mettono i giocatori in campo. Vedete ragazzi la difesa a 3. Maicon chiaramente va bene, in questo caso gli avevo dato in linea bassa, quindi scenderà a farmi il terzino. Ve lo faccio vedere magari ragazzi senza uomini avversari in campo, in modo tale da poter capirci meglio. Magari appunto allora io sto fermo, però ragazzi adesso guardiamo, vedete come si sta disponendo dietro la squadra, quindi dietro la squadra rimarrà a 3 e io praticamente qui davanti avrò un 3-4-3, ok? Come l'abbiamo impostato nel nostro modulo secondario. Poi a un certo punto della situazione decido che è meglio tornare al modulo primario, di conseguenza cosa farò? Farò così, levetta in su, ritorno quindi all'offensiva, offensivo come lo chiama lui, e io magicamente torno alla difesa 4 con il mio 4-3-3 iniziale, e di conseguenza quindi ritorneranno le istruzioni individuali che gli avevo dato io all'inizio. Ripeto, il mio consiglio semplicemente qual è? Quello di avere un modulo praticamente che sia diverso rispetto a quello che è quello di base. Quindi se quello di base è equilibrato, diamogli praticamente diamogli una variante più offensiva o più difensiva. Quello magari scegliamo noi cosa ci può secondo noi essere più utile, e in base a quello appunto scegliere poi anche il modulo. Ho fatto già un video ragazzi sui moduli, quindi vi invito ad andarvelo a recuperare nel mio canale, perché è molto interessante, dove andiamo ad analizzare tutti i moduli praticamente per gli stili di gioco, quindi i consigliati dal vostro Catalan. Se ragazzi quello che finora vi sto raccontando vi sta piacendo, io vi invito gentilmente a lasciare appunto un bel like e a seguire la pagina se ancora non l'avete fatto, e andiamo avanti ragazzi con l'ultimo segreto e consiglio praticamente del video.
Perché? Perché l'altra cosa essenziale, secondo me, da tenere in considerazione, e qui ragazzi magari andiamo di nuovo a mettere una squadra, magari non 11 ma almeno, ecco, 8 giocatori vanno benissimo. Vedete ragazzi che vicino al nome di Modric c'è praticamente una barretta piccolina verticale con una lineetta bianca in mezzo? Benissimo, quella lì praticamente è come sta giocando in questo momento la squadra, quindi è diciamo un indicatore di come sta giocando la squadra. In questo momento è tutto spento, quindi vuol dire che la squadra sta giocando con uno stile praticamente equilibrato. Quindi difensivo, offensivo, e stiamo giocando con il modulo base, diciamo, il nostro modulo iniziale. Ma io supponiamo che a un certo punto della partita non voglio cambiare la tattica perché mi ci sto trovando comunque bene, però dico aspetta un attimino, mi sta attaccando molto l'avversario, allora gli metto una difesa decisa, in modo tale che cosa succederà con questa impostazione attivata? I giocatori tenderanno a chiudersi principalmente dietro. È vero che magari avrò meno giocatori in fase di attacco, però ragazzi andate a guardare un attimino come è disposta appunto la lavagnetta tattica, cioè sono tutti praticamente molto vicini l'uno con l'altro. Intanto ho, come vedete, la mia bella difesa a 4. Però ragazzi andranno veramente a cercare di creare una fase difensiva molto compatta, proprio per non dare spazi agli avversari. È vero che magari anche io, come vedete, avrò Diarra che non si spinge in attacco, avrò Fabinho Rosso che mi rimane lì, però questa tattica è da utilizzare soprattutto magari ecco nelle fasi finali di una partita, dove appunto, come vi dicevo prima, magari sto vincendo, sto sudando insomma per mantenere il risultato in positivo. E quindi cosa decido? Decido di fare così, decido di abbassare, dare 2 colpetti in giù, altri 2 colpetti in giù e mi si attiva questa funzionalità. Voglio poi tornare alla funzione normale, 2 colpetti in su e 2 colpetti in su con la levetta. Io ripeto, lo faccio con la levetta, voi lo farete con le freccette per chi di voi usa praticamente gli analogici per il movimento del giocatore. Sono tornato ragazzi in una fase equilibrata e come vedete i miei terzini di nuovo che sono offensivi tendono a spingere. Inizio praticamente, ho riportato il modulo come praticamente inizio partita, quindi un modulo equilibrato e bilanciato. Magari ci potrebbero essere delle situazioni in cui non è necessario per forza chiudersi diciamo in difesa e fare un muro umano, fare il cosiddetto catenaccio, ma basterebbe magari semplicemente giocare un pochino più in difesa e quindi in quel caso cosa faccio? Gli do semplicemente un colpo di levetta nel mio caso all'ingiù e come vedete se ne è attivata solo una di tacchetta blu. Perché? Perché in questa maniera la mia squadra tenderà a giocare sì in maniera difensiva ma non troppo, cioè si tenderà a chiudere soltanto quando è il caso che si chiuda, diciamo. Magari certo avrò sempre un pochino meno spinta rispetto a giocare in modo equilibrato, però non eccessivamente, insomma, non andrà completamente a barricarsi in difesa. Come vedete infatti il terzino salirà ma starà sempre più o meno in linea con i centrocampisti, a meno che non li chiamo io lo scambio e a quel punto potrà andare. Stesso discorso ragazzi per quanto riguarda la fase di attacco, quindi abbiamo visto la fase di difesa, ma se io volessi fare la identica cosa con la fase di attacco, diamo un colpettale in su e la mia squadra, guardiamo appunto, vedete in questi casi la lavagnetta tattica, cosa succederà? Che anche i giocatori meno chiamati ad offendere tenderanno a portarsi di più in attacco, questo chiaramente ci espone di più a un contropiede avversario, però io penso che per la mia esperienza di gioco personale questa diciamo impostazione che andiamo ad attivare con il movimento, come già detto, delle levette rende la squadra sì più offensiva, ma allo stesso tempo comunque se abbiamo un buon modulo magari con delle buone impostazioni attivate, con delle buone istruzioni individuali comunque attivate, possa essere comunque bilanciato, nel senso che questa ad esempio impostazione vedo molti player che la utilizzano anche tutta la partita, io quello ve lo sconsiglio, magari ve lo consiglio queste diciamo funzionalità, vi consiglio di attivarle solo
quando magari volete, ecco, o proteggervi proprio o comunque essere un pochino più offensivi del solito. Non vi consiglio di tenerla per tutta la partita, perché comunque c'è da considerare anche che la squadra, in molti ruoli i giocatori dovranno appunto correre di più all'indietro, correre all'inpiù molto di più, quindi in avanti. Di conseguenza tenderanno anche a stancarsi più facilmente, quindi a perdere di stamina, e di conseguenza non ve lo consiglio. Un'altra cosa, lo stesso, che non vi consiglio particolarmente, infatti io non lo utilizzo quasi mai, è quella di mettere così attacco totale, perché ragazzi in questa maniera, guardate, salgono anche praticamente i difensori, cioè Beckenbauer è andato a fare l'attaccante. Questo è proprio da usare gli ultimi 10 secondi del game, se sto praticamente in attacco, che devo a tutti i costi recuperare magari l'1-0 avversario. Allora cosa faccio? Alzo tutto completamente, tanto perdere 1-0, perdere 2-0 non mi cambia la vita, perso, e quindi in ogni caso ho perso dei punti, però nel caso appunto voglia proprio tentarmi il tutto per tutto all'offensiva. Però ragazzi bisogna ricordarsi che mi sbilancio particolarmente, quindi se poi l'avversario è bravo a saper gestire la palla, è molto bravo, diciamo gli viene molto semplice anche trovare dei varchi nella nostra difesa, perché io me ne accorgo quando i miei avversari, insomma, in game usano questa impostazione perché magari sperano di recuperare la partita, io la maggior parte delle volte gliene faccio subito un altro, perché comunque guardate ragazzi, in difesa siamo abbastanza, insomma, scoperti. Poi vabbè, è vero che io sto usando delle impostazioni che comunque mi danno un minimo di copertura, però ragazzi credetemi che ci esponiamo molto ai contropiedi praticamente nemici. Quindi ragazzi, per ricapitolare e per appunto fare un check di tutto quello che abbiamo visto quindi la tattica secondaria, a cosa serve e come impostarla, quindi come si utilizza, cosa bisogna fare per attivarla, diciamo. Abbiamo visto quindi le tacchette, queste qui che abbiamo appena analizzato, tutte all'insù o tutte all'ingiù, proprio per capire, no, come ci si comporta, come si comporta la squadra, e soprattutto quindi andando a guardare in tutto questo il radar. Il radar è stata la prima cosa che siamo andati ad analizzare, ma ragazzi il radar praticamente non l'abbiamo nominato, ma è fondamentale in tutta questa tipologia di cose che abbiamo visto, perché comunque dal radar, se siamo curiosi di capire appunto come si muova la squadra attivando o disattivando certe impostazioni, il radar ce lo dice, quindi anche in base a quello noi possiamo, come già detto, poi scegliere che strategia utilizzare, che istruzioni utilizzare e soprattutto che modulo andare a utilizzare, e anche come muovere la difesa. Ecco ragazzi, ad esempio ve lo faccio rivedere. In questo caso io voglio la difesa che mi stia proprio su, quindi io andrò a far così. Voglio invece in questo caso che la difesa mi si abbassi, che vada proprio a schiacciarsi a ridosso della linea dell'area di rigore. Allora tenderò con le mie levette a portarmi giù la difesa. Diciamo che è una cosa che io non vi consiglio di utilizzare, questa ve la sto spiegando perché è giusto che tutti che giochiamo a questo gioco conosciamo che cosa si può fare, però ragazzi è, diciamo, abbastanza complesso utilizzarla, quindi vi consiglio di farla muovere in automatico al gioco, ma andando, ecco, solo durante, per dire, un rinvio dal fondo del portiere avversario, magari durante una punizione. Però vi sconsiglio di utilizzarla magari, ecco, durante un'azione vera e propria, perché potreste magari mandare in porta l'avversario semplicemente perché avete mosso voi la difesa e quindi l'avete fatta alzare di colpo, e non mandando però in fuorigioco gli attaccanti avversari. Quindi vi consiglio appunto di utilizzarla con le giuste dosi. Ok ragazzi, quindi detto ciò, il video di oggi si conclude. Ripeto, spero di esservi stato utile insieme agli altri video dove andremo ad analizzare, insomma, tutte le altre dinamiche di gioco, perché come già detto le impostazioni e le tattiche in questo gioco fanno veramente la differenza. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Un grazie ancora a tutti per essere stati con noi, dal vostro Luca Talà. Ciao!